Ormai il costo del gasolio ha superato i 2 euro al litro e sono particolarmente contento di aver trasformato la mia bicicletta in elettrica. Ma quanto costa oggi trasformare una bicicletta con il kit elettrico? E soprattutto, è possibile averla a costo zero? Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. È proprio vero, il costo del carburante è diventato veramente proibitivo e se prima le persone che incontravo mi chiedevano soprattutto qual è la velocità massima che può fare questo motore elettrico oppure quant'è l'autonomia che ha questa batteria con questo kit, adesso la domanda che mi fanno sempre più spesso è quella: quanto costa rendere elettrica una bicicletta? Bene, e allora andiamo a vedere quanto costa oggi il kit della Bafang e alla fine del video vi spiego perché potremo averlo anche a costo zero. Chi segue il mio canale sa che da poco più di un anno ho installato un kit della Bafang da 750 watt nella mia vecchia mountain bike Trek 4005 e in descrizione vi lascio il link al video, un semplice tutorial dove spiego passo passo come installarlo. In questo ultimo periodo, soprattutto da settembre-ottobre dello scorso anno, con la ripresa delle attività economiche dopo l'epidemia, anche questo settore ha avuto dei forti aumenti di prezzo, dovuto soprattutto alla carenza di parti elettroniche, componenti elettronici, e anche le consegne si sono allungate di molto. Ma da gennaio-febbraio di quest'anno le cose vanno decisamente meglio, i prezzi sono rientrati abbastanza, come pure le consegne sono più regolari. Quanto costa nel 2022 rendere elettrica una bicicletta? Dobbiamo fare una prima importante distinzione. Ci sono i motori installati nel mozzo della ruota anteriore o posteriore della bicicletta, detto appunto hub e-bike, e i motori da installare al posto del movimento centrale dei pedali, come nel mio caso. I motori elettrici sul mozzo ruota anteriore o posteriore sono generalmente meno costosi e sono adatti soprattutto per le city bike, per un uso stradale, in sentieri non troppo impegnativi e hanno la batteria posizionata sul portapacchi. Mentre per sfruttare in pieno una mountain bike è senz'altro da preferire il motore in posizione centrale, come del resto hanno le e-bike native elettriche, e con la batteria alloggiata nel montante del telaio. Prezzi. Il kit con motore nel mozzo completo di ruota posteriore varia dai 200 ai 500 euro a seconda dei modelli, ma attenzione, quasi tutti i kit non forniscono la batteria da portapacchi che va acquistata separatamente e normalmente il costo varia dai 260 ai 370 euro in base alla capacità espressa in wattora. Quindi questa soluzione costa circa 600 euro. La soluzione che invece ho adottato io è il motore centrale del kit Bafang da 750 watt, un motore ideale per le mountain bike che garantisce prestazioni ottime e tanta affidabilità. Vi consiglio di tenere sotto d'occhio i link che vi lascio in descrizione ad Amazon e AliExpress, che spesso hanno delle ottime offerte. Anche nella scelta del kit Bafang dovete fare molta attenzione, dovete stare attenti quando fate la configurazione che sia presente la batteria. Molto spesso infatti troverete dei prezzi molto appetibili, 380 a 450 euro, ma se leggete bene non comprendono la batteria. Assicuratevi nel configurare il vostro acquisto che ci sia tutto. Si può risparmiare qualcosa scegliendo un display più basico, magari non a colori. In ogni caso le funzioni sono le stesse. È solo una questione appunto di estetica. I prezzi per questi kit compresi di batteria non variano molto sia che scegliate un motore da 250 o 750 watt. Su Amazon spendete circa 830 euro, mentre su AliExpress il kit da 250 watt si può trovare a 615 euro e il 750 a 780 euro. Nel caso vi affidiate ad AliExpress vi consiglio la spedizione dai magazzini europei, soprattutto Germania e Spagna, che consegnano in maniera puntuale.
Prima di procedere all'acquisto, verificate bene che la vostra bicicletta sia adatta a questa modifica. Ci sono alcuni parametri da tenere sott'occhio: diametro e larghezza del movimento centrale, misura del telaio per l'alloggiamento della batteria in primis. Certo che dopo bisogna montare il kit. La cosa non è così impossibile, magari guardatevi appunto il tutorial e non serve un'officina particolarmente attrezzata. Un kit chiavi base va benissimo, alcune fascette da elettricista, e queste due chiavi sono indispensabili: l'estrattore di pedivella bici e quella per togliere il movimento centrale della bicicletta. Vi lascio sempre il link in descrizione. Con circa 800 euro si può ottenere una vera e-bike. E vi garantisco che potete veramente divertirvi senza alcun timore referenziale verso le più blasonate e-bike native elettriche, come potete vedere in alcuni dei miei video. Altro punto di forza da non sottovalutare è il peso finale della vostra e-bike. Nonostante il motore e la batteria, con questa soluzione si può tranquillamente pedalare anche con il motore spento, cosa praticamente impossibile soprattutto in salita con le altre e-bike, quelle native elettriche, che sono notevolmente più pesanti. Esteticamente la bicicletta non sarà bellissima, ma per chi guarda la sostanza, le prestazioni, questo non è un problema. Oppure fate come me, che ho realizzato una piccola carena che rende più piacevole il design. Ma perché ho detto che il costo del kit può essere zero? Basta considerare l'e-bike come un mezzo di trasporto alternativo, visto il costo del gasolio e della benzina, e non solo di svago. L'e-bike è l'ideale nei percorsi casa-lavoro, un tragitto che normalmente varia dai 6 ai 12 km, facciamo una media di 10 km, quindi noi andiamo al mattino, facciamo 10 km per andare al lavoro, si rientra a casa per pranzo, si torna al lavoro e alla sera si rientra. 10 km per 4 volte sono 40 km al giorno, per 20 giornate lavorative sono 800 km al mese. Considerando il costo del gasolio, ahimè, a 2 euro e il consumo di un'auto media in un percorso urbano circa 15 km al litro, significa spendere al mese 107 euro. Per 12 mesi sono 1284 euro. Il kit ne costa circa 800. Quindi, rinunciando all'auto per 8 mesi, ve lo siete ripagato e vi restano 4 mesi dove iniziate a risparmiare, oppure sono i mesi più freddi invernali dove potete andare in auto. Senza considerare il fatto che state facendo delle attività fisiche e poi avete la vostra e-bike a disposizione nei weekend per le vostre escursioni nella natura. In sostanza, prima iniziate ad utilizzare la vostra e-bike e prima risparmiate. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.